Ciao a tutti e benvenuti su Italian Podcast. Qui impariamo l'italiano ogni giorno, con un nuovo podcast, semplice e divertente. Oggi parliamo delle parole più importanti per parlare italiano tutti i giorni. Ciao Marta. Ciao a tutti. Sì, oggi vogliamo aiutare chi sta imparando l'italiano, livello A2, semplice, chiaro, utile. Esatto. Iniziamo con una parola che usiamo sempre. Ciao. Luca, vuoi ripeterla per chi ci ascolta? Certo. Ripetiamo insieme. Ciao. Ciao. È una parola facile e molto italiana. La usiamo per salutare amici, conoscenti, colleghi. E poi abbiamo come stai? Ripetiamo tutti insieme. Come stai? Come stai? Facile, vero? E la risposta più semplice è: sto bene. Ripetiamo anche questa. Sto bene. Sto bene. Se invece non stiamo bene, possiamo dire non sto bene. Ora un'altra parola fondamentale. Grazie. Luca, ti piace dire grazie? Sì. In Italia diciamo grazie per tutto. Per un caffè, per un'informazione, per un favore. Ripetiamola. Grazie. Grazie. E la risposta è prego. Ripetiamo. Prego. Prego. E vogliamo insegnare una frase molto utile. Dove si trova? Per esempio, dove si trova la stazione? Ripetiamo tutti insieme. Dove si trova? Dove si trova? È molto utile quando viaggiate in Italia. E se vi piace questo modo di imparare, semplice e naturale, potete iscrivervi al canale. Sì, ma senza fretta. Restate con noi e continuiamo a imparare le parole più importanti dell'italiano. Va bene, continuiamo con altre parole molto importanti. Una di queste è scusa. La usiamo quando vogliamo attirare l'attenzione o quando facciamo un piccolo errore. E se vogliamo essere più gentili, possiamo dire mi scusi. Ripetiamo insieme. Scusa. Mi scusi. Bravissimi! E ora un'altra parola fondamentale per parlare con gentilezza. Per favore. In Italia la sentite ovunque. Un panino, per favore. Mi aiuti, per favore. Ripetiamo. Per favore. Per favore. E c'è un'altra espressione che usiamo tutti i giorni. Va bene. La usiamo per dire che siamo d'accordo o che qualcosa è ok. Ripetiamo. Va bene. Va bene. E attenzione a una piccola parola molto utile. Anche. Serve per aggiungere qualcosa. Anch'io. Lo voglio anche io. Ripetiamo. Anche. Anche. Voglio insegnare una parola che sembra semplice, ma è molto importante. Allora. La usiamo per iniziare una frase, per pensare ad alta voce, per cambiare argomento. Per esempio, allora, dove andiamo? Ripetiamo insieme. Allora. Allora. Sì, allora è ovunque. E un'altra parola che usiamo tantissimo è magari. La usiamo quando speriamo qualcosa o quando desideriamo qualcosa. Per esempio, magari domani fa bel tempo. Ripetiamo, magari, magari. Adesso passiamo a una parola molto pratica. Subito. Significa che vogliamo qualcosa immediatamente, senza aspettare. Arrivo subito. Fallo subito. Ripetiamo. Subito. Subito. E poi abbiamo forse. Una parola molto utile quando non sappiamo qualcosa con certezza. Domani forse piove. Non lo so, forse. Ripetiamo, forse. Forse. Ottimo lavoro. Un'altra parola è ancora. È una parola piccola ma molto utile. Possiamo dire, puoi ripetere ancora? Oppure voglio ancora un po' di pasta. Ripetiamo, ancora. Ancora. È una parola che vi aiuterà molto quando non capite qualcosa e volete sentirla di nuovo. Vero, la usiamo spesso. E c'è un'altra parola che sembra semplice ma può cambiare tutto. Quasi. Quasi significa che siamo vicini a qualcosa, ma non completamente. Per esempio, sono quasi pronto. È quasi l'ora di mangiare. Ripetiamo insieme. Quasi. Quasi. Quando vivete in Italia la sentirete spesso, perché noi italiani siamo sempre quasi pronti. Bella questa! Ora voglio introdurre una parola molto utile per parlare del tempo. Di solito.
Questa espressione serve per dire cosa facciamo normalmente, nelle nostre abitudini. Per esempio, di solito faccio colazione alle 8. Di solito prendo l'autobus. Ripetiamo, di solito. Di solito. È una frase semplice, ma vi aiuta a parlare della vostra vita quotidiana in modo naturale. E rimanendo nel tema delle abitudini, un'altra parola fondamentale è spesso. La usiamo quando qualcosa accade molte volte. Vado spesso al parco. Parlo spesso con i miei amici. Ripetiamo, spesso, spesso. Molti studenti dimenticano questa parola, ma è davvero utile. E la parola opposta è mai. La usiamo quando qualcosa non succede. Non vado mai al cinema. Non bevo mai tè. Ripetiamo, mai, mai. È una parola importante perché la usiamo in molte frasi negative. Un'altra parola piccola ma molto importante. Insieme. La usiamo quando facciamo qualcosa con altre persone. Per esempio, studiamo insieme. Andiamo insieme al mercato. Ripetiamo, insieme, insieme. In Italia ci piace fare molte cose insieme. Mangiare, parlare, passeggiare. Sì, ed è una parola che crea subito un senso di amicizia. Un'altra parola molto utile è subito. L'abbiamo già sentita, ma ora la voglio usare in modo più pratico. Arrivo subito. Fallo subito. Ripetiamo, subito, subito. È una parola diretta, chiara, e la sentirete molto nella vita quotidiana. E adesso una parola che vi aiuta a chiedere aiuto in modo gentile. Potrei. È una forma educata per chiedere qualcosa. Per esempio, potrei avere un bicchiere d'acqua? Potrei parlare con te un momento? Ripetiamo insieme. Potrei. Potrei. È perfetta quando non conoscete bene una persona ma volete essere molto gentili. E c'è una parola che usiamo spessissimo per dare suggerimenti o alternative. Magari. Magari è una parola italiana molto bella. La usiamo quando qualcosa è possibile, ma non sicuro. Magari stasera usciamo. Magari domani vado al mare. Ripetiamo, magari. Magari. È una parola molto italiana, molto naturale. Fantastico! Ora voglio aggiungere una parola che aiuta a collegare le frasi. Intanto. Intanto significa nel frattempo. Per esempio, preparo il tavolo, intanto tu cucini. Ripetiamo, intanto, intanto. È una parola che rende il vostro italiano più fluido. Bravissimi davvero. E come sempre, se questi dialoghi vi aiutano a migliorare, potete iscrivervi al canale Italian Podcast. Così non perdete i nuovi episodi che pubblichiamo ogni giorno. Continuiamo, perché abbiamo ancora tante parole importanti da imparare insieme. Il nostro viaggio tra le parole più utili dell'italiano. Oggi voglio iniziare con una parola molto comune, però. È una parola che usiamo per fare un contrasto, per dire sì, ma. Per esempio, mi piace il gelato, però fa freddo. Oppure, vorrei uscire, però sono stanco. Ripetiamo, però, però. Sì, però la usiamo davvero tanto. E un'altra parola molto utile è quindi. Questa parola serve per collegare le idee. Per esempio, oggi piove, quindi resto a casa. Oggi ho fame, quindi cucino. Ripetiamo insieme. Quindi, quindi. È una parola perfetta per rendere le frasi più chiare. Adesso passiamo a una parola che ci aiuta quando dobbiamo scegliere, oppure. La usiamo quando vogliamo dare un'alternativa. Prendi il tè oppure il caffè. Vieni con me, oppure preferisci aspettare? Ripetiamo, oppure, oppure. Molto bene. E ora una parola che serve a tutti quando non capiamo qualcosa. Significa. La possiamo usare per chiedere spiegazioni. Cosa significa questa parola? Subito significa adesso. Ripetiamo. Significa. Significa. È una parola fondamentale quando studiate una lingua. E aggiungo un'altra parola che sentite spesso, tranquillo. Si usa per calmare, per dire che tutto va bene. Tranquillo, non è un problema. Arrivo un po' tardi. Tranquillo. Ripetiamo, tranquillo, tranquillo.
Un'altra parola che aiuta molto nei dialoghi, secondo me, è un modo gentile per dire la propria opinione. Per esempio, secondo me questo film è bello. Secondo me oggi farà caldo. Ripetiamo, secondo me, secondo me. Sì, è una frase molto naturale. E ora una parola utilissima quando dobbiamo decidere. Meglio. Meglio serve per dire che una cosa è più buona, più utile, più adatta. Per esempio, è meglio uscire presto. Oggi è meglio prendere la metro. Ripetiamo, meglio, meglio. Perfetto. E ora una parola che usiamo tantissimo quando facciamo proposte. Perché non? È un modo molto gentile per proporre qualcosa. Perché non andiamo al parco? Perché non studiamo insieme? Ripetiamo, perché non? Ottimo, ottimo. Continuiamo con una parola che aiuta a dare motivazioni. Infatti. La usiamo per confermare qualcosa. Non esco, infatti piove. Mangio presto, infatti ho fame. Ripetiamo, infatti. Infatti. E ora una parola molto utile per dare un'intenzione. Almeno. La usiamo per dire la minima quantità o la cosa più semplice. Bevo almeno un bicchiere d'acqua. Studia almeno 10 minuti al giorno. Ripetiamo. Almeno. Almeno. Bravissimi. Restate con noi. Stiamo costruendo un vocabolario semplice ma fondamentale per parlare davvero ogni giorno. E senza fretta. Continuiamo insieme. Ci aspettano altre parole molto utili. Oggi iniziamo con una parola molto comune quando dobbiamo descrivere persone o cose. Comodo. La usiamo per dire che qualcosa è facile, rilassante, piacevole. Per esempio, questa sedia è comoda. Oggi lavoro da casa, è più comodo. Ripetiamo insieme, comodo, comodo. È una parola che usiamo davvero spesso nella vita quotidiana. E se c'è comodo, c'è anche il contrario, scomodo. Questo divano è scomodo. È scomodo viaggiare in piedi. Ripetiamo, scomodo, scomodo. Sono parole facili, ma molto utili quando dovete descrivere le vostre sensazioni. Adesso una parola fondamentale nelle conversazioni, veramente. La usiamo per sottolineare qualcosa. È veramente bello. Sei veramente sicuro? Ripetiamo, veramente, veramente. Quando parlate con italiani, sentirete spesso questa parola. Ottimo. Un'altra parola che vi aiuta a raccontare storie è dopo. Dopo vado al supermercato. Ci sentiamo dopo. Ripetiamo. Dopo. Dopo. È una parola semplice e fa parte della vita di tutti i giorni. E se c'è dopo, c'è anche prima. Prima mangio, poi esco. Prima studio, poi guardo un film. Ripetiamo, prima, prima. Molto bene. Continuate a seguire questo percorso. Ogni parola che impariamo ora vi aiuterà a parlare in modo più naturale. Una parola che usiamo quando qualcosa è possibile ma non sicuro. Probabilmente. Per esempio, probabilmente oggi piove. Probabilmente arrivo tardi. Ripetiamo, probabilmente, probabilmente. È molto utile quando non avete certezze. Giusto. E un'altra parola molto comune è già. La usiamo per dire che qualcosa è successo prima, o per rispondere in modo veloce. Ho già mangiato. È già tardi. Ripetiamo, già, già. Ora una parola molto utile per chiedere conferma. Esatto. Se qualcuno vi spiega qualcosa e voi avete capito, potete dire esatto. Ripetiamo. Esatto. Esatto. Perfetto. Ora una parola quasi magica. Certo. Vuol dire sì, va bene, d'accordo, naturalmente. Mi aiuti? Certo. Domani vieni. Certo. Ripetiamo insieme. Certo. Certo. E continuiamo con una parola molto importante nella conversazione. Comunque. Serve per cambiare argomento o per tornare al punto principale. Comunque, dicevo. Comunque va bene così. Ripetiamo. Comunque. Comunque. Bravissimi. Andiamo avanti tranquilli.
Abbiamo ancora tante parole per rendere il vostro italiano più naturale e fluido. Adesso passiamo a una parola molto utile quando dobbiamo scegliere. Dipende. È perfetta quando la risposta non è sì o no. Vieni al mare. Dipende. Ti piace questo piatto? Dipende. Ripetiamo. Dipende. Dipende. E ora una parola che aiuta molto quando volete chiedere informazioni. Posso? Posso entrare? Posso sedermi qui? Ripetiamo. Posso. Posso. È una parola gentile e molto usata. Un'altra parola fondamentale nelle conversazioni è tranne. La usiamo per escludere qualcosa. Mi piace tutto, tranne il pesce. Esco tutti i giorni tranne domenica. Ripetiamo. Tranne. Tranne. E ora una parola molto comune. Ogni. Significa tutte le volte. Ogni giorno studio. Ogni mattina bevo il caffè. Ripetiamo. Ogni. Ogni. Una parola molto utile per parlare del futuro. Domani. Domani lavoro. Domani vado al mercato. Ripetiamo. Domani. Domani. E se parliamo di futuro, usiamo anche molto poi. Questa parola è perfetta per raccontare azioni in ordine. Vado al lavoro, poi torno a casa. Prima mangio, poi studio. Ripetiamo, poi. Poi. Ora una parola che va benissimo quando non siamo sicuri di qualcosa. Forse. Forse oggi nevica. Forse non arrivo in tempo. Ripetiamo, forse. Forse. Una parola che serve per attirare l'attenzione. Scusa. O se volete essere più gentili, mi scusi. Scusa, che ore sono? Mi scusi, dov'è la metro? Ripetiamo, scusa. Mi scusi. Ottimo. E ora una parola che aiuta quando vogliamo essere gentili. Per favore. Un caffè, per favore. Mi puoi aiutare, per favore? Ripetiamo. Per favore. Per favore. Poco alla volta stiamo creando un vocabolario base fortissimo per parlare con sicurezza. Procediamo con un'altra parola che usiamo spesso quando non sappiamo bene cosa fare e dobbiamo scegliere. Tipo quando dobbiamo decidere se uscire o restare a casa. E in queste situazioni, una parola che usiamo molto è meglio. Per esempio, meglio restare a casa oggi o uscire? Io dico sempre, meglio non correre rischi. Anche perché il tempo oggi non sembra dei migliori. Io dico sempre, meglio non correre rischi. Anche perché il tempo oggi non sembra dei migliori. E poi, mentre decidiamo, possiamo usare perché non. Perché non prendiamo un gelato lungo il percorso? Sì, mi piace l'idea. E mentre camminiamo possiamo anche dire intanto, tipo, intanto guardiamo il parco e poi scegliamo il gelato. E se vogliamo aggiungere qualcosa in più, possiamo usare anche. Vorrei prendere anche una bibita fresca. E non dimentichiamo le risposte come va bene, certo, o tranquillo. Sono parole che aiutano a dire che siamo d'accordo o a rassicurare. Altre parole che usiamo quando parliamo di tempo e frequenza. Sono utilissime nella vita quotidiana. Tipo oggi, giusto? Che fai oggi? Esatto. E poi possiamo dire stamattina. Stamattina sono andato al mercato. Sì, e se parliamo di più tardi, usiamo questa sera. Questa sera cuciniamo insieme. Perfetto. E se vogliamo parlare della posizione di oggetti o persone, usiamo parole come sopra, sotto, dietro e accanto. Già. Tipo, il libro è sopra il tavolo e la penna è accanto al quaderno. Oppure, il gatto dorme sotto il divano. Sì, queste parole aiutano davvero tanto a descrivere cose e luoghi. E se dobbiamo dire quantità, usiamo troppo o poco. Giusto. Ho mangiato troppo. C'è poco tempo per finire i compiti. E per motivare le nostre azioni possiamo usare perché. Non esco perché piove. Studio perché voglio imparare l'italiano. Fantastico! Vedi, con queste parole possiamo parlare di tempo, luoghi e quantità senza problemi. Una parola che usiamo sempre quando descriviamo sensazioni o opinioni. Bello. Sì, bello. Tipo, che bello vedere il sole oggi.
Oppure quando guardiamo un film. Il film è bello, mi è piaciuto molto. E se vogliamo dire il contrario, usiamo brutto. Che brutto tempo oggi. Il finale del film era brutto. Sì, queste parole sono molto semplici, ma le usiamo ogni giorno. E un'altra parola utile per descrivere cose è interessante. Il libro che sto leggendo è interessante. Questa conversazione è interessante. E se vogliamo dire che qualcosa ci piace molto, possiamo dire fantastico. Il concerto è stato fantastico. Che idea fantastica! E possiamo aggiungere geniale, che è simile. Questa ricetta è geniale. Che soluzione geniale! E quando vogliamo mostrare sorpresa, usiamo davvero. Davvero hai visto quel film ieri? Davvero ti piace quel piatto? E se vogliamo chiedere conferma, possiamo usare anche vero. Ti piace il gelato, vero? Sei stanco, vero? E mentre parliamo di cose che accadono tutti i giorni, possiamo usare ogni giorno. Ogni giorno vado a scuola. Ogni giorno bevo un caffè al mattino. Con tutte queste parole possiamo esprimere opinioni, sensazioni e routine quotidiane molto facilmente. Parliamo ora di parole per descrivere le quantità. Tipo molto e poco. Ho molto lavoro oggi. Ho poco tempo per finire i compiti. E se vogliamo parlare di azioni ripetute, possiamo usare spesso e raramente. Vado spesso al parco. Raramente guardo la televisione. Perfetto. E quando vogliamo dire che qualcosa succede solo alcune volte, usiamo qualche volta. Qualche volta esco con gli amici. Qualche volta cucino la sera. Sì, e per indicare quantità più precisa, possiamo usare un po'. Voglio un po' di zucchero. Ho un po' di tempo libero oggi. E per dire che qualcosa è importante o necessario, usiamo bisogna. Bisogna studiare ogni giorno. Bisogna fare attenzione al traffico. Se vogliamo dire che qualcosa è permesso, usiamo si può. Qui si può parcheggiare. Si può entrare in questo negozio con il cane. Infine, per dare suggerimenti, possiamo usare conviene. Conviene partire presto per evitare il traffico. Conviene comprare i biglietti online. Ora, parliamo di parole che usiamo quando dobbiamo dire quando o tempo. Tipo, adesso. Adesso sto studiando italiano. Cosa fai adesso? Oppure poi, per parlare di azioni successive. Adesso studio, poi vado al parco. Prima cuciniamo, poi mangiamo. E se vogliamo parlare del passato, usiamo ieri. Ieri sono andato al mercato. Ieri ho visto un bel film. E per parlare del futuro, possiamo dire domani. Domani andiamo al mare. Molto utile. E quando vogliamo dire prima o dopo, usiamo prima e dopo. Prima mangio, dopo studio. Prima vado in bagno, dopo esco. E per dire che qualcosa è possibile o probabile, possiamo usare forse. Forse vado al cinema stasera. Forse domani pioverà. Proviamo a parlare di parole che servono per chiedere e dare informazioni. Iniziamo con chi. Chi viene al cinema stasera? Chi ha telefonato? Perfetto. Poi c'è che cosa. Che cosa fai oggi? Che cosa mangiamo a cena? E quando vogliamo sapere dove, usiamo dove. Dove abiti? Dove si trova la stazione? E per il tempo, quando? Quando parti per Roma? Quando arriva Marta? Per chiedere motivi. Perché? Perché sei stanco? Perché non vieni con noi? E per chiedere quantità, quanto? Quanto costa il biglietto? Quanta pasta vuoi? Infine, per chiedere modo o spiegazioni. Come? Come si fa questo esercizio? Come va oggi? Con tutte queste parole possiamo fare domande complete e capire le risposte in ogni situazione. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio tra le parole più importanti e utili in italiano. Sì, abbiamo visto tantissime parole che potete usare ogni giorno, chiedere informazioni, esprimere opinioni, parlare di tempo, quantità e luoghi, tutto in modo semplice e naturale. Il mio consiglio è questo: non limitatevi a ripetere le parole,
Ma provatele in frasi vostre, in conversazioni reali o anche parlando da soli. Esatto. E ascoltare questi dialoghi più volte vi aiuta a memorizzare le parole senza fatica. Ripetete, fate pause, imitate la pronuncia. E se vi è piaciuto questo podcast, ricordatevi di iscrivervi al canale, così ogni giorno avrete un nuovo episodio per imparare l'italiano. E non dimenticate di lasciare un commento con le parole che vi piacciono di più o con le frasi che avete provato a usare. Così possiamo anche dare nuovi consigli basati sulle vostre esperienze. Perfetto! Allora, grazie per essere stati con noi oggi. Continuate a praticare. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao! E buon italiano a tutti!